Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Fetish Locator, sviluppato da V-Novella, di cui potete seguire lo sviluppo sul suo Patreon. Durante la storia noi saremo un giovane ragazzo, che in questo momento sta frequentando i suoi corsi universitari. Tutto scorre in maniera normale, finché un giorno un amico ci mette a conoscenza di una nuova app che sta girando ultimamente per il campus. L'app è per l'appunto Fetish Locator, un software che mette in contatto tra di loro i possessori, e quotidianamente sviluppa delle challenge, che se portate al termine premieranno con dei punti i partecipanti e permetteranno di accedere a degli eventi speciali. Per quanto riguarda il gameplay, Fetish Locator è una classica visual novel, ma a differenza di altri giochi di questo tipo, questa ha un'idea particolare alle spalle. Vorrei subito far notare la possibilità di cambiare la lingua del gioco. Infatti questo può essere giocato in italiano, ed anche se non tutti i dialoghi saranno stati tradotti, la possibilità di poter giocare nella propria lingua sono certo che farà piacere a molti. Riguardo proprio il gioco, dopo che il protagonista avrà conoscenza dell'app, sarà possibile cominciare ad accumulare i punti. Spesso durante il proseguimento riceveremo delle notifiche sul telefono. A quel punto avremo la possibilità di scegliere se accettare il fetish del giorno o se rifiutarlo. Se lo accetteremo, si apriranno a noi degli eventi, che una volta portati al termine ci faranno accumulare punti. Mentre se lo rifiuteremo, oltre che a non ricevere alcun punto, bloccheremo, alle volte in maniera permanente, tutte le scene per quel determinato tipo di fetish. Va anche detto che in certi casi sarà necessario accettare alcune proposte da parte dell'app, perché ad un certo punto della storia, se non avremo accumulato abbastanza punti, saremo destinati ad un game over. Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather club's 2 blocks down. Fuck you. Fuck you, Leatherman. Adesso parlando della storia, devo dire che ho trovato questa ben realizzata. L'idea dell'app, che porti i possessori a svolgere delle challenge, è sicuramente un'idea intelligente. E la trama, oltre che ad offrire diversi momenti di intrattenimento, è anche sufficientemente interessante, e porterà il giocatore a scoprire chi sta dietro lo sviluppo dell'app e cosa questa nasconde. Per quanto riguarda i personaggi, molti non saranno interessanti o super approfonditi, ma questi hanno certamente le loro caratteristiche peculiari, che in un modo o nell'altro me li ha fatti comunque apprezzare. Mentre per quanto riguarda il render, ho trovato questo abbastanza buono, e sembra in certi casi migliorare andando avanti nel gioco. Mentre nel caso dei modelli, molti di questi li ho trovati ben fatti, mentre in altri casi questi sono un tantino meno convincenti e non proprio bellissimi da vedere. Dicendo qualcosa sulle animazioni, queste inizialmente sono poco fluide e composte da qualche frame in rapida successione, ma andando avanti queste migliorano in maniera esponenziale, raggiungendo degli ottimi livelli. Ora inizia l'elenco dei pregi e dei difetti che ho riscontrato. Tra i pregi inizio con la storia, che per quanto inizialmente possa sembrare banale, questa migliora in seguito, aggiungendo degli elementi interessanti. L'idea, che mi è parsa intelligente e ben realizzata. Il render, che ho trovato quasi sempre di buon livello. Le animazioni, anche queste molto buone. E la musica, che comunque accompagna abbastanza bene il gameplay. Mentre tra i difetti mi sento di inserire gli interessi del protagonista. Il personaggio principale avrà di base un interesse per una ragazza in particolare, ed in un gioco di questo tipo forse sarebbe stato meglio lasciar scegliere al giocatore di chi interessarsi. Ed infine, non per tutti. Come si evinceva già dal titolo, il gioco ha dei fetici particolari, e probabilmente non tutti saranno interessati ad alcuni generi, che in molti casi potrebbero non combaciare con i loro gusti. Come al solito è il momento del voto, e in questo caso quello che voglio assegnare è 8. Confesso di aver molto apprezzato Fetish Locator, un gioco divertente, con una varia quantità di contenuti. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e i walkthrough del gioco. E se avete qualche domanda da farmi, o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!